Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Il numero complessivo delle generazioni da Abramo a Davide è di 14 generazioni, da Davide alla deportazione in Babilonia di 14 generazioni, dalla deportazione in Babilonia fino al Cristo ancora di 14 generazioni. La domanda del nostro episodio, la cui risposta dovrebbe essere scontata, evidentemente non ha una risposta così scontata, se noi molto spesso ascoltiamo delle affermazioni che sono sbagliate. Usando per esempio termini più moderni, noi sentiamo Gesù era palestinese. Su tanti libri, anche libri di religione, anche libri di catechismo, su tante cartine, tante mappe, noi troviamo spesso la dicitura la Palestina ai tempi di Gesù. Espressioni, ripeto, sbagliate. E andiamo a vedere perché. Intanto per il nome in sé, Palestina, o meglio Palaistinè, come la troviamo citata già dai greci. Erodoto, che vive intorno al V secolo a.C., sarà il primo ad utilizzare questo termine. Un termine per indicare la porzione, principalmente costiera, di territorio incluso fra la Fenicia e l'Egitto, colonizzato intorno al XIII-XII secolo da popoli provenienti dal mare. Questi popoli noi li conosciamo con il nome italianizzato di Filistei, di Pelistim, e dal termine ebraico della loro terra, Peleshet, nascerà il nome Palestina, che quindi andrà ad indicare una zona, una porzione ben precisa di quella terra e non tutta la terra globalmente intesa, non quella che noi oggi chiamiamo Terra Santa. E neanche nei vicini popoli antichi troviamo mai questo termine riferito all'interezza della terra biblica. Gli egiziani, come i babilonesi, chiamavano queste terre con una serie di nomi la cui radice era riconducibile a Canaan, appunto la terra dei Cananei. Neanche nella letteratura biblica, neanche nella nostra Bibbia troviamo mai questo nome riferito a tutta la terra nella sua interezza. Troviamo, come detto, la Filistea, riferito a quella zona, a quella porzione di terra abitata dai Filistei, appunto. E poi, lo sappiamo, conosciamo una serie di nomi molto famosi per l'intera terra. Intanto terra di Canaan, ma poi degli appellativi come per esempio la terra dove scorre il latte e il miele. Subito dopo la conquista del popolo ebraico, dopo l'uscita dall'Egitto, dopo l'Esodo e l'arrivo appunto in terra di Canaan, inizieremo a sentire questa terra chiamata come Eretz Israel, ossia terra di Israele, o anche Eretz Haivrim, ossia terra degli ebrei. Il nome Palestina, o meglio Siria-Palestina, sarà definitivamente assegnato alla regione dall'imperatore Adriano nel 135. Noi sappiamo che Tito nel 70 seda la prima grande rivolta giudaica distruggendo il Tempio di Gerusalemme. Le rivolte non si fermeranno comunque in quel momento, proseguiranno finché l'imperatore Adriano risolverà la grande questione giudaica in una maniera piuttosto brutale nel 135 appunto. Cosa farà? Distruggerà Gerusalemme, costringerà il popolo ebraico all'esilio, alla diaspora, ad uscire definitivamente da Gerusalemme, che da quel momento verrà ricostruita e rifondata come una città ad impianto romano, quindi con il cardo, con il decumano, e cambierà nome, venendo chiamata da quel momento in poi Elia Capitolina. Una rottura che è segnata anche da un altro cambio di nome, che è quello appunto dell'intera regione. Non avremo più i nomi conosciuti fino a quel momento, non avremo più la Giudea, ma avremo appunto la Siria-Palestina. Un'enorme umiliazione per il popolo sentire la propria terra chiamata con il nome della terra dei loro nemici, dei Filistei. Sentirla chiamata Siria-Palestina. E allora torniamo a Gesù, che già così, semplicemente a livello di toponimi, possiamo dire chiaramente che fosse ebreo. Gesù nasce in Giudea, nasce a Betlemme da una famiglia galilaica, crescerà e si formerà in Galilea a Nazaret e come sappiamo bene morirà
di nuovo in Giudea, a Gerusalemme, e il titulus sulla croce, la tavoletta che indica la condanna che viene posta sulla croce dai Romani, riconosce proprio la sua origine, definendolo re dei Giudei. I Vangeli, d'altronde, se letti con attenzione, ma neanche troppa attenzione, andrebbero semplicemente forse letti, illuminano chiaramente un uomo calato nella cultura del suo popolo, e questo sin dai primi momenti, sin dalla sua nascita, sin dai suoi primi giorni. Pensiamo per esempio a quando Maria e Giuseppe lo portano al Tempio. Gesù viene portato al Tempio perché come primogenito maschio deve essere, secondo la legge, riscattato. Maria e Giuseppe faranno un'offerta, una coppia di colombe che servirà appunto per riscattare questo loro primogenito maschio. Primogenito che, come tutti i maschi del popolo ebraico, verrà all'8° giorno circonciso. La circoncisione, un segno visibile nella carne dell'alleanza abramitica e dell'appartenenza al popolo ebraico. Insieme alla circoncisione gli verrà imposto il nome, un nome classico, un nome tradizionale nell'ebraismo, Yehoshua, Dio salva. Un nome che noi troviamo anche nel profeta Osea, la stessa radice, troviamo in Giosuè. Un nome classico ebraico, un nome di speranza, di salvezza da parte del Signore. Da grande poi Gesù sappiamo che frequenta la sinagoga, sappiamo che prende il rotolo della legge, sappiamo che legge la Torah in pubblico e che la commenta. Questo durante la sua vita fino alla fine. Pensiamo ai sinottici che ci raccontano l'ultima cena come un vero e proprio Seder di Pesach. Gesù in quel momento, in quell'ultima cena, stava celebrando con i suoi amici, con i suoi familiari, una cena di Pasqua, della Pasqua ebraica. Tutte cose che ci permettono a questo punto di rispondere chiaramente, di definire la nostra domanda che era il punto di partenza. Gesù era ebreo. La genealogia che apre il Vangelo di Matteo, che abbiamo accennato all'inizio di questo episodio, non è semplicemente una bellissima pagina di letteratura biblica, ma è la prova dell'ebraicità di Gesù, lasciata scritta agli inizi del I secolo da chi? Da un ebreo, l'autore del Vangelo di Matteo, che aveva riconosciuto in Gesù il Messia e che per raccontare questa verità ai suoi correligionari, noi sappiamo che il Vangelo di Matteo viene scritto intorno all'80 d.C., per lettori ebrei, per raccontare questa verità decide di partire da una base precisa. Gesù era ebreo, della stirpe regale di Davide, iscritto in una storia di salvezza che come Messia porta a compimento. E allora questa genealogia non è semplicemente un lungo elenco di nomi, ma è un artificio letterario molto familiare a chi avrebbe letto, molto biblico. La Bibbia è piena di genealogie. Matteo è partito grandiosamente e ha incominciato il suo testo con un grido che è un grido intraebraico, perché è intraebraica la vicenda di Gesù e è intraebraica la crisi e la rottura che questa vicenda porta con sé. In conclusione, anche se con pochissimi esempi fatti, possiamo e dobbiamo affermare che Gesù era ebreo. Qualsiasi affermazione contraria a questa, oltre ad essere profondamente sbagliata, non fa altro che sottolineare come chi facesse un'affermazione del genere dovrebbe probabilmente leggere meglio, o forse in alcuni casi leggere e basta, le fonti. In primis i Vangeli, che tracciano al loro interno un perfetto identikit di Gesù ebreo. Ma insieme ai Vangeli anche fonti extra-bibliche, addirittura fonti ebree, che parlano di Gesù, un membro del loro popolo, che affermava di se stesso di essere il Messia. Nel prossimo episodio rimarremo ancora sulla questione dell'ebraicità di Gesù, ma faremo un piccolo passetto avanti. Gesù era ebreo solo di nascita o ha vissuto la vita di un ebreo? Per esempio, Gesù festeggiava le feste ebraiche? Anche stavolta vi invito, se il video vi è piaciuto, a mettere un like e a lasciare qua sotto un commento. Ricordatevi poi della campanella, cliccate e attivatela, in questa maniera riceverete una notifica e rimarrete aggiornati sulle uscite settimanali. Leitraot!